La Sampdoria non è più una Cenerentola della Serie A, come quando il presidente Alberto Ravano l'ha presa per mano. I primi anni della sua gestione l'hanno infatti trasformata in un'avvenente e combattiva ragazza, capace nella seconda metà degli anni 50 di affermarsi nelle zone nobili dell'alta classifica di Serie A. A parlare per lei non sono solo i risultati, ma anche le colonne dei giornali cittadini, riempite dai nomi dei giocatori che il comandante riesce ad assoldare per la sua flotta. Primo tra tutti Ernst Hochwirth, l'irreplicabile regista dell'Austria Vienna, capace di condurre la sua nazionale fino al terzo posto ai mondiali in Svizzera nel 1954. Un autentico campione. Ma Hochwirth non è il solo fuoriclasse ad entrare nella rosa dei blucerchiati. Nel 1958, infatti, a lui si aggiunge una talentuosa ala sinistra argentina, un certo Tito Cucchiaroni, il cui nome ancora riecheggia nel cuore della gradinata sud. Lennart Skoglund, poi, è il colpaccio del mercato 59, mentre Sergio Brighenti, punta di diamante della nazionale italiana, è il pezzo forte dell'estate 1960. Insomma, 4 innesti di livello, 4 assi per dirla in breve, e i risultati si vedono e come. L'allenatore Eraldo Monzeglio sa il fatto suo e si gioca bene la mano, al punto che il Doria, al termine del campionato 1960-61, raggiunge il quarto posto. È festa grande. I blucerchiati conquistano il primo storico biglietto per l'Europa e a Brighenti va la corona d'alloro come capocannoniere della Serie A, con 28 reti. Sembrerà strano a dirsi, ma su Genova non splende il sole. La cessione alla Juventus del pupillo di casa, l'attaccante Bruno Mora, crea una spaccatura tra il pubblico e la presidenza. Ravano prova a mediare, ma la rottura è insanabile e nell'autunno del 1961 è costretto a passare la guida societaria a Glauco Lolli Ghetti. Le premesse e le promesse, soprattutto, sono buone, ma i risultati tardano ad arrivare. E dopo l'eliminazione nei 16esimi della Coppa delle Fiere 62-63 contro il Ferencváros, anche il verdetto del campionato non è dei migliori. Va ancora peggio nel 1964, quando solo lo spareggio salvezza contro il Modena in quel di San Siro e le reti di Paolo Barison e Giancarlo Salvi permettono alla Samp di evitare la retrocessione in Serie B. La dolorosa caduta in cadetteria, tuttavia, è solo rimandata. I risultati in panchina di Pinella Baldini non sono soddisfacenti e neppure l'arrivo di Fulvio Fuffo Bernardini come coallenatore riesce a raddrizzare la rotta di una stagione malaugurata. Nel 66 ecco così comparire sugli almanacchi la prima retrocessione. La Samp è nella polvere, non resta che organizzare al più presto un'operazione risalita.